quanto sarebbe stato meglio per te se la fortuna non ti avesse portato tanto in alto. Ad una vita celebre, impegnata nella politica, negli affari pubblici, piena di affanni e di preoccupazioni, sarebbe meglio una vita tranquilla, che è il tema di fondo di questa lettera, cioè una vita appartata, serena, vissuta nella quiete, nel riposo e soprattutto lontana dai riflettori. E coloro che hanno avuto una vita molto impegnata, dice Seneca, non è per noi disonorevole se dopo essere vissuti fra i rischi del mare aperto ora vogliamo morire in porto. In freto viximus moriamur in portu. Molto bella questa immagine. Le metafore nautiche sono molto frequenti in Seneca. Sarebbe preferibile una vita tranquilla, ma il successo comunque non è da disprezzare. Come abbiamo già detto, per la ricchezza dipende sempre l'uso che noi facciamo di questo successo, cioè siamo diventati celebri soltanto per essere lodati dagli uomini oppure lo facciamo perché abbiamo avuto dei grandi meriti. Beh, ovviamente sarebbe meglio il secondo caso, quindi per grandi meriti. Infatti Seneca lo dice: la forza del tuo ingegno, l'eleganza degli scritti, l'amicizia di illustri personaggi ti hanno messo in evidenza e ormai la tua notorietà è tale che anche se vai a nasconderti negli angoli bui e remoti, il tuo passato ti farà da spia. Quando una persona diventa famosa e diventa importante, il suo nome risuona di bocca in bocca grazie alle sue abilità, non c'è nulla di male, proprio perché ha fatto fruttare i propri talenti e li ha messi a disposizione della collettività. Infatti poi vedremo che una persona famosa può essere utile anche nella vita appartata, nel famoso otium letterarium. Il tuo modo di vivere non devi distinguerti troppo dagli altri, ma neppure devi rimanere nella completa oscurità. Quindi di nuovo il giusto mezzo, non necessariamente vivere nell'anonimato come se non fossi mai vissuto, quindi è giusto lasciare un'impronta di sé nel mondo. Tutti dobbiamo essere utili alla società, tutti, come dice la Costituzione, dobbiamo concorrere per la solidarietà politica, economica e sociale, quindi ognuno di noi deve dare il proprio contributo. Quindi sentite quanto attuali siano questi insegnamenti che Seneca ci esorta a quietem potes vindicare quietem. Puoi rivendicare, puoi pretendere la tranquillità, la quiete. Quindi dopo una vita vissuta, quindi immersa in questi traffici commerciali, in mezzo agli affari di Stato, è giusto anche pretendere una maggiore tranquillità. Vivere l'intera vita immerso negli affanni non avrebbe senso, perché l'ora per andare in pensione, per staccarsi da questo stile di vita non verrà mai, non suonerà mai se non siamo noi a deciderlo e ad imporcerlo, altrimenti moriremo e saremo ancora lì. È una condizione in cui ci saranno sempre nuovi desideri da soddisfare e non saremo più in grado poi di separarcene. Cioè, detto in modo molto semplice, quando una persona intraprende una carriera politica o commerciale, economica, poi vorrà avere un obiettivo sempre più alto, vorrà scalare sempre di più il cursus honorum, quindi far carriera, ed ecco che diventerà schiavo o dei suoi obiettivi o del denaro o del potere, quindi a un certo punto non sarà più libero di decidere in maniera autonoma. Ecco quel vindica te tibi, che è molto simile a quel potes quietem vindicare. Devi essere tu a sottrarre al giogo il collo ormai logoro, meglio tagliarlo una volta per sempre piuttosto che lasciarlo sotto una continua oppressione. Dobbiamo essere noi quindi a decidere che cosa valga la pena sacrificare, cioè sacrifichiamo un cliente, un affare, oppure è meglio perdere se stessi? Sono le stesse identiche parole di Cristo, cioè che senso ha arrivare a possedere l'intero mondo, ad avere milioni o miliardi in banca, oppure a diventare l'uomo più influente, l'influencer più grande che ha il seguito maggiore sui social network, per poi dover morire? Non ha alcun senso. Fare tutte queste cose non è sbagliato, non è inutile, perché ognuno di noi deve dare il proprio contributo, ma bisogna anche sapere quando fermarsi, altrimenti sarà troppo tardi, perché ci invischieremo talmente tanto in questi affari e in questi desideri da non poterne più uscire. E qui viene in mente Dante, no? I famosi barattieri che sono invischiati nella pece bollente, avevano talmente corrotto la loro anima in questi affari da finire poi all'inferno. Più io do importanza ai beni materiali,
funzionali a ciò che è esterno a me, più divento loro schiavo, senza rendermene conto, ma sono io che do la chiave della mia libertà in mano a qualcun altro. Preferisci sentirti pago nell'indigenza o avere fame nell'abbondanza? Soprattutto ritirarsi ad un certo punto a vita privata è un segno di grande saggezza, perché sono ancora padrone di me stesso e soprattutto posso vivere con quello che ho, cioè il messaggio è quello di sapersi accontentare. Quando ho il necessario, il resto è superfluo. Com'è possibile uscire da questo vortice che sembra davvero schiacciarci, annientarci e incollarci ai desideri del potere e del denaro? Basti pensare ai rischi e ai timori sempre maggiori a cui andremo incontro per arricchirci e per progredire nella carriera politica. Pensa, dice, ai fastidi del governo di questa provincia e alla tumultuosa vita pubblica di Roma in mezzo a difficoltà sempre nuove. Quindi quando l'avremo capito sarà meglio per noi dirigerci verso quel porto sicuro che è la vita serena, tranquilla e appartata. Per racchiudere il concetto in una sentenzia, in una massima, ecco la citazione di Mecenate, addirittura il braccio destro di Ottaviano Augusto, colui che aveva ospitato decine di artisti alla corte dell'imperatore. L'altezza, per la sua stessa natura, espone le vette ai fulmini. Quanto più noi saliamo in alto, tanto più saremo esposti ai rischi non solo della sorte, ma anche ai nemici che poi ci faremo. Ti aspetta questa fine se non calerai a tempo le vele. Quindi la metafora nautica attraversa l'intera lettera. Se noi siamo così occupati nelle faccende pubbliche, nel nostro lavoro, nella nostra carriera, non siamo in grado di dare il giusto valore alle persone, cioè non riusciamo a conoscerle in maniera approfondita e a capirne il valore. Non può capitare male maggiore che quello di considerare i propri amici degli estranei. Vivendo in una società liquida dove tutti i nostri rapporti si fermano alla superficialità, viviamo di contatti, non di incontri. In quel caso noi non riusciamo ad andare a fondo, quindi a conoscere in profondità la persona, non sappiamo pregi e difetti e corriamo il serio rischio di reputare amica una persona che in realtà dovrebbe essere il nostro più acerrimo nemico, oppure che non ci merita assolutamente. Sentite l'attualità di questo insegnamento. Alcuni, quanto più sono debitori, tanto più odiano il benefattore. Quindi non pensiamo che facendo del bene o dei favori poi automaticamente avremo conquistato l'amicizia dell'altro. Non è assolutamente così. Spesso e volentieri l'altro ci odierà oppure vorrà dei favori ancora maggiori, quindi starà in nostra compagnia soltanto per interesse, per un utile, non per vera amicizia. Il vero sentimento, la vera amicizia, i veri valori sono andati persi per questo motivo, perché dice Seneca, quando sediamo a tavola con dei commensali non sappiamo neanche chi abbiamo davanti, perché non li abbiamo scelti in maniera accurata dopo attenta riflessione, ma ci siamo circondati dei primi che abbiamo incontrato, così, perché viviamo di contatti superficiali. Sono incontri molto rapidi, fugaci, spesso anche incontri d'amore, in realtà sono incontri sessuali ma non sono vere relazioni, ed è per quello che spesso e volentieri poi scoppiano e falliscono. Pensate anche all'aumento dei divorzi, di matrimoni falliti. Alla prima difficoltà ognuno va per la sua strada. Anche questo è un altro motivo perché non si va a fondo nel rapporto e non si cerca insieme una soluzione. Quindi davvero la crisi è proprio questa, la superficialità delle nostre relazioni. Abbiamo migliaia di amici su Facebook o su Instagram, ma in realtà quelli veri che starebbero con noi anche nelle avversità magari non ci sono, non ne abbiamo neanche uno o al massimo uno. Chi trova un amico trova davvero un tesoro. Dunque col far del bene uno non può procurarsi amicizie? Certo, se le procura, se ha saputo scegliere le persone e se i benefici sono stati giustamente collocati e non sparsi alla cieca. Pertanto, ora che sei in grado di giudicare da te, metti in pratica quell'insegnamento dei saggi. Pensa che è importante sapere chi sia il beneficato, non quale sia l'entità del beneficio. Addio.